Proviamo a risolvere questo integrale in due modi. Partiamo prima come se volessimo risolvere l'integrale di forza bruta. Quindi che cosa succede? Innanzitutto, come al solito, si abbandona l'integrale definito per andare a fare quello indefinito. Quindi noi andiamo a calcolare dapprima questo integrale indefinito. Per la linearità dell'integrale, questo equivale ad avere la somma di tre integrali. Quindi abbiamo l'integrale di x al cubo in dx, a cui ci dobbiamo sommare l'integrale di meno x quadro in dx, a cui ci devo sommare l'integrale di 1 in dx. Risolviamo questi uno ad uno e che cosa mi danno? Mi danno semplicemente il fatto che io devo andare a incrementare l'esponente e poi mettere a denominatore quell'esponente incrementato. Diciamo quindi che la regola generale è questa: se ho x alla alfa e lo voglio integrare, ottengo che cosa? 1 fratto alfa più 1 per x elevato alla alfa più 1. Quindi, come dicevo, vado a aumentare l'esponente e quello stesso esponente lo porto a denominatore. Quindi che cosa succede? Che il primo diventa un quarto x alla quarta, il secondo meno, che il meno lo posso portare fuori dall'integrale, un terzo x alla terza e l'ultimo diventa semplicemente x, perché ricordiamolo, perché lo posso vedere come 1 è uguale ad x elevato alla 0, quindi vale questo stesso principio, quindi io sto andando a incrementare l'esponente di 1, quindi 0 più 1 fa 1, e sotto sto andando a dividere per 1. Ecco come mai 1 integrato mi dà la variabile. Quindi che cosa è successo? Ho ottenuto questo qui, che è il mio integrale indefinito, e adesso come funziona? Supponendo che la funzione integranda sia questa qui, f di x in dx, quando io voglio fare l'integrale definito mi prendo la funzione che ho trovato, che in questo caso è questa, f di x, e ci devo andare, quindi supponendo che questi siano gli estremi, quindi a e b, devo andare a prendere quella funzione che ho trovato e la devo calcolare negli estremi, quindi in b e in a. Come? Andando prima a sostituire b e poi andando a sostituire a, però i valori di a devo andare a sottrarli. Quindi in questo caso che cosa succede? Voglio calcolare adesso l'integrale indefinito, quindi vado a sostituire i valori. Inizio dai valori di b, quindi in questo caso il mio b sarebbe 1 e quindi vado ad ottenere un quarto, qui metto 1 elevato alla 4 meno un terzo 1 elevato alla 3 più 1, quindi ho sostituito alle x tutti i valori di b. Adesso faccio la stessa cosa con segno meno davanti, però vado a sostituire tutti i valori di a e quindi che cosa ottengo? Ottengo un quarto meno 1 alla 4 meno un terzo meno 1 alla 3 più meno 1. A questo punto che cosa noto? Che dato che l'esponente pari va a non considerare il segno meno, è la stessa cosa, allora che cosa noto? Noto che questo qui è l'opposto di questo. Mentre che cosa sta succedendo a questi due? A questi due, siccome invece l'esponente 3 è dispari, questo segno meno rimane. Quindi è come fare meno per meno più, e con un altro segno meno davanti praticamente è successo che io di questi adesso ne ho due e quindi avrò esattamente 2 terzi. Quindi adesso andiamo a concludere, perché abbiamo meno un terzo, di nuovo meno un terzo, quindi per un totale di meno 2 terzi, a cui vado a sommare 1 meno meno 1 che fa più 2. Quindi minimo comune multiplo, 3 per 2 6, tolgo il 2 e quindi ho 4 terzi e questo qui è il nostro risultato. Però comunque, diciamo, questo metodo non mi soddisfa perché non sto andando per niente a sfruttare la simmetria del mio problema. Allora, facciamo un'osservazione e notiamo che io sto integrando una certa funzione in un intervallo che è fatto in questo modo, meno 1 e 1. Quindi concentriamoci innanzitutto sull'intervallo. Quindi io avrei 1 e meno 1. Che cosa noto? Noto che sono gli stessi identici valori, quindi è come se io stessi considerando adesso un integrale tra un certo valore, meno a, e un altro certo valore a. Quindi che cosa sto notando? Sto notando che il dominio di integrazione della mia funzione è simmetrico ed è simmetrico rispetto all'origine, cioè come se io qui avessi il mio
piano cartesiano e sto integrando tra un certo valore meno a e un certo valore a. Però dobbiamo ricordarci di una cosa molto fondamentale, ossia che cosa voleva dire integrale? Integrale voleva dire prendimi una funzione e calcola l'area che c'è sotto la curva, cioè noi non ci dobbiamo dimenticare di questa cosa fondamentale quando andiamo a fare gli integrali, soprattutto definiti. Allora dobbiamo cercare di vedere come sfruttare, diciamo, la simmetria del nostro problema, perché allora ricordiamo quali sono le funzioni in questione. Noi stiamo integrando la funzione x al cubo, stiamo integrando la funzione x quadro e stiamo integrando la funzione costante di costante valore 1. Tutte queste funzioni le stiamo integrando tra meno 1 ed 1, ovviamente qui c'è il segno meno, e quindi io devo ricordarmi come sono fatte queste funzioni x al cubo e x al quadrato, come è fatta la funzione costante di costante valore 1, cioè questa matematica di base sulle funzioni non la devo perdere. Quindi ricordiamo che se vado a prendere il mio piano cartesiano, la funzione x al cubo è circa questa cosa qui. Se vado a prendere la funzione x quadro e questa cosa qui, nel momento in cui vado a prendere la funzione costante di costante valore 1 è questa qua. Quindi che cosa mi sta chiedendo il problema? Il problema mi sta chiedendo, guarda, che io voglio tra i miei valori meno 1 ed 1 l'area sottesa al grafico. Quindi non ci dobbiamo dimenticare del valore vero dell'integrale, cioè quello di calcolare l'area sotto una curva. E allora qui iniziamo a notare che si sta verificando una cosa importante, cioè consideriamo una funzione che è dispari. Cioè questa funzione qui a sinistra, la funzione x al cubo, è una funzione palesemente dispari. E quindi che cosa sta succedendo? Sta succedendo che tutta l'area che si trova qui sotto è esattamente l'opposto dell'area che si trova qui sotto. Quindi queste due aree vanno a compensarsi e poi a distruggersi. Quindi io posso concludere che nel momento in cui io sto integrando una funzione tra meno a ed a e questa funzione qui è dispari, che cosa sta succedendo? Che il mio integrale è nullo. Se invece io vado ad integrare una funzione pari, che cosa sta succedendo? Che è come se io di questi pezzi qua ne avessi due, quindi mi basterebbe non considerare questo pezzo qua e considerare due pezzi di questi. Come si traduce questo? Dicendo ok, io voglio fare sì l'integrale, non più tra meno a, cioè parto invece che da meno a, parto da 0. Quindi è come se io avessi qui 0 e qui a e vado comunque a fare l'integrale della mia funzione, solo che di queste porzioni io ne considero due e diciamo cosa sta succedendo qui? La stessa identica cosa. Vediamo come sfruttare adesso questa osservazione a nostro vantaggio, perché se adesso torno indietro e voglio considerare questo integrale, beh, questo integrale, qual è la potenza di questo discorso? Che non lo devo neanche calcolare, perché so già in anticipo che il suo risultato mi dà 0 e quindi questo mi fa risparmiare un sacco di conti. Poi pensiamo a che cosa vuol dire fare l'integrale tra meno 1 ed 1 della funzione costante di costante valore 1. Beh, questo qui è easy, cioè si calcola proprio a mente, perché se io so che questo valore qui è meno 1 e qui sto ad 1, allora quant'è quest'area? È 1 per 1 e 1 per 1 fa 1. Stesso discorso qui. Allora ho praticamente sommato due quadrati di area 1, quindi immediatamente questo non lo calcolo perché come risultato mi dà direttamente 2 l'area di questo. E non è un caso quindi se noi nell'esercizio prima, quando lo stavamo risolvendo di forza bruta, avevamo trovato proprio come risultato 2, facendo tutti i passaggi con la teoria dell'integrazione. Però diciamo non era necessario, perché mi bastava ricordare che la funzione costante di costante valore 1 è questa qui e io voglio l'area sotto quella funzione tra meno 1 ed 1, quindi immediatamente che cosa è successo? Sono riuscito a calcolare quest'area. Vediamo se adesso riusciamo a fare questa. Ecco, per quanto riguarda quest'altra non ci sono più scappatoie, diciamo, devo per forza adesso calcolare questo integrale, però non me lo calcolo tra meno 1 ed 1, ma tra 0 e 1 e poi lo raddoppio. Qual è il vantaggio? Che so già che quando ci metto 0 si distrugge tutto, quindi questo qui è meno l'integrale tra 0 e 1, quindi devo andare a raddoppiare cosa
diciamo, che avevo evidenziato qua, quindi vado a raddoppiare semplicemente questa porzione. Il discorso si applica anche alla retta, perché anche la retta, diciamo, è pari, quindi anche qui bastava calcolare semplicemente un quadrato e poi raddoppiarlo. Ora qui era piuttosto semplice, quindi non mi sembrava, diciamo, il caso. Però qui adesso quindi sto andando a fare l'integrale sempre della funzione x quadro in dx e applico ormai, diciamo, la teoria dell'integrazione, quindi avrò meno 2 volte, che cosa? Vado a trovarmi la primitiva adesso, quindi ho x al cubo fratto 3 e lo devo calcolare tra 1 e 0 e quindi di conseguenza che cosa succede? Che dove c'è 0 io non lo considero proprio, perché quando metto 0 distruggo tutto. Quindi il vantaggio di applicare quella cosa c'è, che io risparmio diverse operazioni, soprattutto se poi tutta la funzione è pari, per esempio, mi salto mezzi passaggi sostituendo 0. E quindi che cosa succede adesso? Che avrò uguale a, semplicemente devo sostituire 1, quindi ho meno 2 terzi. E quindi anche qui ci siamo ritrovati la soluzione che ci aspettavamo e quindi l'ultimo passaggio è semplicemente quello di andare a fare la somma tra questi due valori, ma l'abbiamo già fatta qui. Quindi adesso se uno vede queste cose a posteriori, no? Quindi tornando indietro quando abbiamo fatto tutti i passaggi, beh, qui avrei potuto direttamente non considerare un integrale e quindi questo qui non ci sarebbe stato proprio, avrei risparmiato diversi passaggi, come si può vedere quindi da qua. Quindi alla luce di tutte le osservazioni fatte, adesso possiamo fare questo integrale praticamente in speedrun, perché questo qui non lo devo considerare proprio perché so che è una funzione dispari, mentre tutto quello che c'è qui dentro so che lo devo raddoppiare, quindi questo equivale a 2 volte l'integrale tra 0 e 1 di meno x quadro più 1, che è uguale a 2 volte meno x alla terza terzi più x. Tutto questo da calcolare tra 0 e 1. Se lo vado a calcolare in 0 non rimane niente perché tutta la funzione dipende da x e quindi direttamente uguale a 2, minimo comune multiplo, 3 per 1 3, tolgo 1, quindi 2 terzi ed ecco quindi il mio risultato. Quindi, riguardando le cose con la teoria delle funzioni pari e dispari, questo integrale usciva subito. E quindi questi sono tutti i soliti passaggi.